Aggiornamento di calciomercato Inter, entriamo nella settimana che dovrebbe finalmente portare al colpo in difesa, un colpo su cui si è espresso più volte Simone Inzaghi e ne abbiamo parlato anche in uno dei nostri ultimi contenuti. Poi di nuovo Beppe Marotta, il presidente, che prima della partita contro il Genoa ha detto stiamo cercando un profilo alla Bissek, sia per quanto riguarda l'età che le qualità, e poi anche Bastoni lo ha sostanzialmente confermato. Su Bastoni, piccolo inciso, inizialmente io ero in diretta nel post partita di Genoa-Inter e le sue dichiarazioni le avevo solo lette, per cui avevo detto: "Ma mi sembra un po' strano che un giocatore, vada apertamente a fare delle dichiarazioni sul mercato e dica che servono, degli acquisti e sia così specifico anche nella risposta". In realtà però qui il consiglio che do sempre è quello di riascoltare le interviste e di andare proprio alla fonte delle notizie, perché Bastoni va a rispondere invece ad una domanda molto precisa, di Diletta Leotta di DAZN. Quindi gli è stato chiesto proprio sul tema di acquistare un difensore mancino e lui sì, poteva dire che sono cose che non gli riguardano, sono cose che di cui si occupa la società, però era anche un po' nervoso in quel finale di partita. Ci può stare che scappi una dichiarazione di quel tipo, non era così pesante come invece sembrava essere, quando l'abbiamo letta. Sul nervosismo però è un altro tema di cui dovremo parlare. Qui parliamo di Thomas Palacios, perché può essere lui il colpo in difesa, anche se non è ancora semplicissima, ma è un'operazione su cui l'Inter sta lavorando concretamente in queste ore. Ben ritrovati e ben ritrovati allora amiche e amici Passione Interisti in questo nuovo episodio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti e poi in descrizione trovate il link per entrare a far parte del Fanta Passione Inter. Stiamo volando con le iscrizioni in queste ore, mi raccomando, siamo ancora agli inizi, quindi continuiamo ad iscriverci, a partecipare alla più grande lega di interisti al mondo. Fanta Passione Inter completamente gratis, ci sono tante sorprese, trovate il link qui sotto. Parliamo allora di Palacios, della difesa. L'Inter sta cercando un profilo alla Bisek e Palacios dal punto di vista dell'età e del fisico possiamo dire che lo è. 1,96 m, forte fisicamente, forte di testa, ma anche da un punto di vista tecnico è un giocatore che può andare in questa direzione qua, perché ha delle caratteristiche alla Bastoni, in alcuni movimenti ricorda un pochino anche Skriniar per certi versi. Ad oggi forse lo vedo più come un centrale mancino da difesa a 4, però ci si può lavorare anche a 3. Chiaramente può essere il suo ruolo, ho detto che per arrivare ai livelli di Bastoni sicuramente bisognerà lavorare. Ha comunque una propensione a spingersi anche in avanti col pallone, è un pochino lento e compassato, ma andrà lavorato e riportato ai ritmi chiaramente del campionato europeo e soprattutto del campionato italiano. Rispetto a Bissek però c'è una differenza non da poco, perché Palacios è un 2003, ha 3 anni meno di Bissek e rispetto a Bissek ha giocato veramente poco tra i professionisti, circa 1500 minuti in tutto, lo abbiamo appena intravisto dunque, mentre Bissek all'arrivo all'Inter era già stato in 2 squadre tedesche, era già stato al Roda in Olanda con una decina di partite giocate e soprattutto in Danimarca con l'Aarhus ha giocato di fatto 2 stagioni, oltre ad essere stato anche capitano della Germania Under 21. Quindi se Bissek ha avuto bisogno di adattarsi con calma al contesto Inter, figuriamoci Palacios che evidentemente parte più indietro. Però magari ci sorprende e diventa subito importante nelle rotazioni. Di sicuro ad oggi non è un Hermoso, non è un Riccardo Rodriguez che forse Inzaghi avrebbe anche preferito. Giocatori su Inzaghi avrebbe subito puntato, li avrebbe subito impiegati in queste rotazioni e quindi sarebbero state delle alternative concrete in più e sulla carta nell'immediato saresti stato più forte potenzialmente. Allo stesso tempo dico anche hai un Carlos Augusto che può essere, riadattato nel frattempo, visto che nel 2025 dovrai fare diverse cose anche in difesa, può essere il momento giusto per fare un investimento di questo tipo, un investimento più futuribile, perché la squadra funziona, la squadra gira bene e integrare un nuovo giocatore è più facile in questo momento, perché puoi farlo anche con un pizzico di pazienza in più, visto che hai altre alternative più, valide. Detto che, la partita di Genova so che ha sollevato ancora più dubbi sulla coppia di centrali Acerbi-De Vrij. De Vrij non c'era e questo è il tema, Acerbi c'era e non ha fatto benissimo, per cui qualcuno in questo momento sta spingendo molto affinché l'Inter vada su un colpo più pronto, come Hermoso per esempio che è svincolato, ma non solo. Però l'Inter
al momento, da quello che trapela, sta lavorando molto concretamente su Palacios. Il giocatore non è stato convocato nell'ultima partita di campionato e l'allenatore ha annunciato di fatto che è rimasto fuori per motivi di mercato perché a brevissimo potrebbe trasferirsi, quindi l'Inter ci sta lavorando. Mi hanno detto che ci sono ben 3 squadre tedesche in questo momento che lo stanno seguendo, quindi non è sola l'Inter e c'è anche una situazione contrattuale piuttosto delicata perché il Taceres, la squadra che detiene il controllo del cartellino, lo ha ceduto in prestito all'Independiente, squadra di Mendoza, che può riscattare, la metà del cartellino nell'immediato con circa 2.000.000 e poi l'altra metà l'anno prossimo probabilmente. È una formula un po' intricata e i dettagli sono un po' in contrasto, però appunto ci sono 2 società con cui bisogna trattare oltre che con il giocatore. Quindi l'Inter, da quello che mi è stato detto, sta trattando con un unico interlocutore, cioè con un intermediario che si interfaccia con il Tageres, la squadra che al momento controlla ancora il cartellino del giocatore, mentre il Taceres quindi si deve andare ad accordare anche con l'Independiente e chiaramente entrambe le società stanno dialogando per incassare il più possibile dall'Inter o da un'altra società in questa operazione. Si parla di un affare su cui l'Inter sta lavorando attorno ai 6 milioni di euro più qualche bonus. Si sta lavorando attorno a queste cifre. C'è da dire che alcuni club tedeschi possono spendere anche qualcosa in più e quindi anche in Argentina starebbero spingendo per alzare questa trattativa e creare una sorta di asta, per cui l'Inter deve chiudere in fretta se effettivamente vuole questo calciatore prima che possano subentrare dei rilanci. Per farlo l'Inter sta utilizzando 2 carte a quanto pare. Secondo i giornali, io su questa cosa non lo so, però i giornali dicono che Zanetti sia sceso in prima persona in campo per cercare di convincere il giocatore e per favorire questo affare. Può essere un'arma molto importante da giocarsi, ma soprattutto, questa cosa invece è già più da tenere sotto osservazione, si sta ragionando sulla possibilità di inserire una percentuale sulla futura rivendita, cioè le società magari rinunciano a qualcosa nell'immediato, l'Inter paga qualcosina meno nell'immediato, però poi se l'Inter rivenderà il giocatore tra 1, 2 anni o qualche anno, alle società spetterà una percentuale di quella cessione. Ed è una cosa che si sta usando sempre di più, soprattutto in presenza di giocatori come questo che possono essere valorizzati. Già le prossime ore saranno decisive, secondo me, perché l'Inter ha deciso di andare su Palacios, dopo vari nomi che sono stati corteggiati, si sta andando su di lui e se non si chiude nelle prossime ore c'è il rischio concreto di altri inserimenti, non solo dalla Germania, attenzione. E quindi a quel punto dovrai virare inevitabilmente su altri profili, perché lì un giocatore serve, è stato richiesto, è stato detto più volte. Se si fa il colpo Palacios, lo ritengo un colpo interessante e per me ci sta, detto che, con tutto rispetto, non è Palacios che ti risolve quelle grane, quelle preoccupazioni che abbiamo visto in Genoa-Inter. Ci faccio un passaggio rapido anche per chiarire una cosa che ho detto, nei miei commenti post Genoa-Inter e qualcuno nei commenti ha un po' travisato le mie parole, perché, intanto parto da Bissek. Bissek, che dopo Genoa-Inter ho detto: "Non mi sorprenderebbe se nella seconda giornata contro il Lecce Inzaghi dovesse schierare Pavard titolare al posto di Bissek". Io ho capito che ormai attorno a Bissek si è creato un certo clima per cui c'è una parte di tifoseria che è attenta anche alle virgole di quello che viene detto, per cui io ribadisco, anche se il mio pensiero era estremamente chiaro per chi vuole guardarlo senza pregiudizio e senza preconcetti, e l'ho detto più volte, non mi sorprenderebbe vedere Pavard, ho detto, non ho detto bisogna far fuori Bissek, è diverso. Io analizzo quello che può fare Inzaghi e quello che può esserci nella sua testa e nella sua testa, secondo me, Pavard ancora oggi è il titolare se sta bene fisicamente e se è in forma. Quindi se sta bene Pavard, parte Pavard titolare e Bissek parte dalla panchina. Bissek per me ha meritato, l'ho detto decine di volte, ed è stato giusto metterlo titolare nella partita contro il Genoa. Per me ha fatto anche una buona partita. Io non sono d'accordo con chi gli ha dato le colpe del primo gol. Poteva essere più reattivo, è vero, un difensore devi ragionare anche in negativo ed essere più pronto in quelle occasioni lì, ma se vogliamo dare delle colpe lì, prima di arrivare a Bissek, bisogna darle innanzitutto a Sommer e poi ad Acerbi. Casomai in terza battuta, ma a distanza, si può ragionare su Bissek. Ci sono delle situazioni in cui non è stato preciso dal punto di vista difensivo. Il rigore causato è un grande errore, ma
può capitare, può succedere, fa parte del percorso di crescita, fa parte della stanchezza che c'era nel finale, di un caldo irresistibile e giocare alle 18:30 il 17 agosto è un altro tema, ma sul percorso di crescita e sull'errore dico altre 2 cose. 1, mi avete scritto nei commenti: "Come fai a dare la colpa a Bissek su quell'errore del rigore causato? La colpa è di Darmian perché Bissek ha dovuto fare pure il suo lavoro e allora si è stancato e alla fine ha commesso quell'errore." Qui scusatemi, ma per me siamo all'assurdo, perché va bene tutelare Bissek, sono d'accordo, ma se non sottolineiamo nemmeno quando gli errori sono evidenti e diamo la colpa agli altri, non è che questa cosa gli faccia bene, anzi non gli stiamo facendo un favore sicuramente. Bissek ha avuto qualche difficoltà in più, paradossalmente proprio quando è uscito Darmian, che, di sicuro non è il quinto che sogno io. Quante volte anch'io ho detto che ho dei dubbi su Darmian quinto quest'anno, tante volte, però gli ha dato quell'appoggio anche dal punto di vista difensivo che gli ha permesso di essere incisivo davanti e un po' più coperto dietro. Poi i numeri, sono andato a guardarmi le heatmap, i chilometri percorsi, l'intensità della corsa, ci dicono che Bissek e Bastoni in realtà hanno fatto praticamente gli stessi chilometri con la stessa intensità e con delle heatmap molto simili. Quindi se Bastoni e Bissek hanno fatto lo stesso lavoro, non vedo perché un errore di Bissek debba diventare colpa di Darmian. Ecco, mi sembra un po' un esercizio per denigrare Darmian, che è una cosa che va un po' di moda in questo periodo. Seconda cosa, se è vero che bisogna dare continuità a Bissek, e sono d'accordo, perché bisogna farlo crescere e farlo stare sul pezzo, è vero anche che bisogna dargli continuità nel suo ruolo, ovvero in difesa e possibilmente quindi giocando con Darmian e non con Dumfries, che lo copre un pochino di meno, gli crea qualche difficoltà in più. Poi io sono rimasto, come penso tutti voi, deluso dalla prova di Acerbi. Il grande problema della partita di Acerbi, secondo me, è stato il troppo nervosismo, innanzitutto, e credo che questo nervosismo derivi anche dal fatto che non è al top della condizione. D'altronde è un giocatore comunque pesante dal punto di vista fisico, che dà il meglio di sé sempre quando può duellare corpo a corpo con un attaccante, e gli attaccanti del Genoa non te lo hanno mai concesso questo duello corpo a corpo. Già l'anno scorso contro Ekuban è andato in super difficoltà in questo contesto e quindi Acerbi, ricordiamoci anche che si è operato. Ha iniziato il ritiro poco dopo gli inizi, della stagione a luglio, quando gli altri sono arrivati, lui è arrivato qualche giorno dopo, per l'intervento a cui si è sottoposto. Mi sembra normale, ecco, che, non possa essere al top. Qui dobbiamo fidarci, secondo me, di quello che ha in mente Inzaghi e di quello che vede Inzaghi su Acerbi e De Vrij, perché anch'io, se devo sognare in grande, preferirei un centrale più affidabile di quelli che abbiamo oggi, ma se Inzaghi sta spingendo sul centro-sinistra, credo che ci sia alla base anche una certa fiducia su quello che possono fare i 2 centrali che ha a disposizione. Per metterli nelle migliori condizioni possibili, secondo me devono crescere di condizione sia Acerbi che De Vrij, assolutamente sì, ma c'è bisogno anche di un centrocampo al top, perché ti deve dare più equilibrio e solo con un centrocampo al top, secondo me, tutta la difesa rende al meglio e la stagione scorsa è stata, secondo me, un grande esempio in questo senso. Quando il centrocampo è andato in top condizione, la difesa ne ha beneficiato in maniera importante. Non a caso, per me, le difficoltà del finale della partita contro il Genoa sono dovute sia un po' all'abbassamento che è stato forse un po' troppo poco coraggioso nel finale, ma anche l'ingresso di Aslani. Aslani doveva darti necessariamente qualcosa in più lì in mezzo al campo e non lo ha dato, per cui alla fine sei andato a soffrire ed è arrivato anche il gol per un errore appunto individuale. Una partita che io continuo a ritenere episodica, ma positiva in termini di prestazione, soprattutto se paragonata alle altre che stiamo vedendo in questo weekend in attesa della Juventus. A parte, arriverà a breve un altro contenuto in cui parliamo dell'attacco, perché ci sono degli aggiornamenti importanti anche sull'attacco. Vi lascio con un approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Aspetto poi anche i vostri commenti, perché in diretta alle 19:30 li leggiamo e li analizziamo tutti. Trovate anche un altro approfondimento per chi ci segue su YouTube, vi basta cliccare qui.